Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 19. Dopo che Efe ha finalmente confessato la sua responsabilità nel crollo del tetto, Serkan gli dice che non vuole più lavorare con lui. Serkan si offre di accompagnare Eda a casa, ma lei rifiuta, dicendogli che lo sta aspettando Selin, che ora abita con lui. Serkan si schermisce e poi le chiede cosa le importi. Eda a questo punto si arrabbia e gli dice che lui, pur avendola lasciata, è geloso, ma frequenta la sua ex fidanzata. Aggiunge che lei da quel momento andrà avanti con la sua vita. Lui le chiede di non farlo, ma Eda gli ribadisce di non stare più ad aspettarlo. Serkan va a sfogarsi con Engin perché è confuso su ciò che Eda gli ha detto. Allora Engin gli dice che forse intendeva che starà con un'altra persona. Serkan gli risponde che lo ha detto perché era arrabbiata. Engin allora gli ricorda che Eda adesso è libera e può fare ciò che vuole senza che lui possa interferire. Serkan è scettico, ma Engin gli dice che è una bella donna e se si guardasse intorno le cose cambierebbero. Contemporaneamente anche Eda si sfoga con le amiche e dice che quando ha detto quelle cose a Serkan era arrabbiata. Jeren le dice che adesso è libera e può fare quello che vuole. Melo la incalza dicendole che dovrebbe guardarsi intorno, ma Eda risponde che non può perché vede solo Serkan. Quando Eda si allontana, Melo dice alle amiche che siccome Eda non vuole trovarsi un altro ragazzo, loro le inventeranno un fidanzato immaginario per ingelosire Serkan. Serkan, quando torna a casa, trova Céline che lo aspetta e lo invita a vedere un film, ma lui rifiuta e prende in mano un libro con dentro una sua foto con Eda e ripensa a loro due. Contemporaneamente anche Eda lo sta pensando, stringendo in mano il plettro che lui le aveva regalato. Ferit è a colazione con Efe e questo gli dice che Céline si è trasferita a casa di Serkan e lui ne è contrariato. Efe riceve una telefonata e riferisce a Ferit che erano gli avvocati di Emre che annunciavano che avrebbero portato in azienda il contratto per il centro sportivo di Londra, ma che avevano saputo dell'incidente avvenuto anni prima. Ferit, senza giri di parole, gli chiede se è stato lui a riferirglielo, ma Efe nega. Allora Ferit gli ricorda che quando gli aveva raccontato il fatto, gli aveva anche detto che Atekin aveva negato il loro coinvolgimento con la ditta che aveva realizzato i lavori. Poi gli raccomanda di non parlare con nessuno dell'incidente, anche perché non sa se Serkan ne è a conoscenza. Aidan ha invitato a colazione sia Serkan che Eda per capire se sono ancora innamorati, ma senza dire loro di aver invitato entrambi. Arriva Serkan e poi Eda e sono sorpresi di trovarsi lì insieme. Si siedono a tavola, ma tra Serkan e Eda c'è tanta tensione e Eda si allontana. Lui la raggiunge nelle scuderie mentre sta accarezzando un cavallo. Serkan li si avvicina e le racconta di come sia stato difficile per lui instaurare un rapporto con quel cavallo che all'inizio lo rifiutava. Poi le chiede se inizierà a frequentare altri ragazzi, ma lei gli dice che non vuole parlarne e va via. Eda è con Aidan in un locale sul mare e questa le vuole offrire una grossa ricompensa per quello che ha fatto per lei. Eda rifiuta, poi le chiede il motivo per cui non è più uscita di casa. Aidan le dice che quando era vivo Alpi, il fratello di Serkan, lei era molto attiva e stava spesso fuori per lavoro, ma una delle tante volte che tornò a casa dall'estero il figlio morì dopo 3 giorni e da allora non era più riuscita ad uscire. Poi le dice che dopo la morte del figlio aveva mandato Serkan all'estero ed era stato un grosso errore perché un bambino piccolo deve stare con sua madre. Aggiunge che da quel momento Serkan non era riuscito a fidarsi di una donna. Le dice anche che Serkan è ancora innamorato di lei e quando Eda obietta che lui l'ha lasciata, Aidan le dice che lo ha fatto per paura perché è stato abbandonato dalle persone che amava. Serkan, quando arriva in ufficio, dice a Efe che, visto che dovranno lavorare insieme fino a quando non gli rivenderà le azioni, vuole che confessi le sue responsabilità davanti a tutti gli impiegati. Efe non vorrebbe, ma dopo che Serkan minaccia di fargli causa, accetta. Dopo che Efe ha ammesso le sue colpe davanti a tutti, Eda gli dice che ha sbagliato a non dirlo subito a Serkan e che dovrebbe vendere le azioni e andarsene. Efe le dice che non può perché ha lasciato tutto per iniziare una nuova vita lì e non lascerà a causa di un errore. Più tardi Serkan raggiunge Eda in un parco e le chiede di parlare,
ma Eda subito gli dice che lei c'è sempre stata per lui, nonostante ciò che ha fatto. Serkan le dice che ha fatto degli errori che lei non potrebbe perdonare. Eda allora gli chiede di dirglieli, ma lui non parla e lei se ne va. Poi Serkan dice ad Engin che non vuole che Eda stia con qualcuno che non sia lui, per cui le rivelerà la storia dell'incidente, sperando che lo perdoni. Aggiunge che Eda è stata l'unica che ha sempre creduto in lui anche quando è crollato il tetto. Quando va da Eda, Serkan vede che le è arrivato un mazzo di fiori da un ammiratore e si innervosisce. Poi le dice che deve parlarle, ma viene interrotto da Ferit e Atekin, che devono urgentemente parlargli prima dell'incontro con i legali di Emre. Ferit gli riferisce che Efe è a conoscenza dell'incidente di anni prima. Serkan dice che nessuno deve sapere la verità di quell'incidente, compresa Eda, quindi esclude dall'incontro Efe, Ceren e Selin, che si offende, inizia ad indagare e chiede che le siano portati i dossier dei lavori passati. Alla riunione, Atekin chiarisce ai legali di Emre che lui è estraneo a quell'incidente, che è stato causato da una ditta che lavorava in subappalto. I legali allora confermano di voler affidare a loro il progetto. Serkan e il padre vogliono parlare da soli. Allora Efe, con uno stratagemma, lascia la sua giacca nella sedia vicino a loro e va via. Serkan dice al padre che pensava che durante la riunione ammettesse le sue responsabilità e non negasse i collegamenti con la ditta che aveva realizzato i lavori. Dopo il colloquio, Efe riprende la sua giacca, dalla quale estrae il cellulare e ascolta la registrazione della conversazione. Serkan dice ad Engin di convincere Efe a dichiarare le sue responsabilità davanti alla stampa e se si rifiuta dovrà andarsene. Efe fa una telefonata a un interlocutore misterioso, una donna, e dice che ha le prove che Atekin Bolat è il responsabile della morte del figlio e che manderà la registrazione che lo prova. Poi le chiede come sta e le raccomanda di calmarsi e di non piangere. Efe quindi fa una conferenza stampa nella quale ammette la sua responsabilità del crollo del tetto della casa di Emre. Selin dice a Engin che Serkan le ha detto di mandare la conferenza e la sua traduzione in Europa, dove Efe è molto conosciuto. Serkan rientra a casa nervoso per non essere riuscito a parlare con Eda e si ubriaca. Si sveglia Selin che vuole aiutarlo, ma lui telefona ad Eda dicendo che la raggiungerà per parlarle. Eda, capendo che è ubriaco, gli dice che andrà lei da lui e Selin si incuriosisce su ciò che lui deve dirle di urgente, ma quando arriva Eda, lui la manda via. Serkan dice ad Eda che lei è una persona molto preziosa e che deve parlarle, ma Eda, vedendolo completamente ubriaco e fuori di sé, lo convince a fare prima una doccia e lei lo aiuta. Selin torna a casa sua e dopo aver sfogato nervosismo e frustrazione e gettato all'aria i dossier dei lavori passati, vede per caso un ritaglio di giornale che parla dell'incidente della famiglia di Eda, corredato da una foto con Eda e la zia. Il mattino seguente Serkan si scusa con Eda per averla chiamata mentre era ubriaco e di non essere riuscito a parlarle. Le dice anche che non avrebbe dovuto chiamarla, allora Eda si arrabbia e gli dice che a lui è dispiaciuto che lei fosse lì e fa per andarsene. Lui la ferma, dicendole che deve parlarle e le dice che è innamorato di lei e sempre lo sarà. Allora lei gli urla perché l'ha lasciata e lui le risponde che lo ha fatto perché sa che lo avrebbe fatto lei. In quel mentre irrompe Selin, dicendo che ha scoperto quello che lui nasconde sulla morte dei genitori di Eda. Eda, sconvolta, guarda Serkan. Con questo colpo di scena si conclude la puntata numero 19 di Love is in the Air.